Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Si sa, le preposizioni sono una parte fondamentale della grammatica italiana. Sono la base per comunicare e qualche volta possono essere un po' complesse. Ma come se non bastasse, molte preposizioni sono anche utilizzate per formare delle espressioni fisse che si utilizzano sempre così, senza mai cambiare. Ho già realizzato dei video di questa tipologia con espressioni, con determinate preposizioni, quindi dopo aver guardato questo, se vi siete persi quelli, correte a guardarli, ma in particolare in questo video ci occupiamo delle espressioni con la preposizione su misura. Questa è un'espressione che può essere utilizzata in diversi contesti, sia per riferirsi a un capo di abbigliamento cucito e tagliato e confezionato in base alle misure di una determinata persona, per cui è destinato e che appunto dovrà indossarlo. Non posso prestarti questo vestito perché è fatto su misura e le nostre taglie sono diverse. Ma si usa anche per riferirsi a qualcosa che si adatta perfettamente alle caratteristiche di qualcuno. Sono sicura che non avrai problemi. Si tratta di un lavoro fatto su misura per te. Sul serio, possiamo utilizzare questa espressione al posto di veramente, per davvero, senza scherzi. Sto pensando sul serio di comprare una villa in campagna e lasciare lo stress della città, sia in frasi normali, sia in domande che sono in realtà delle domande retoriche, di cui già conosciamo la risposta, ma che facciamo per esprimere la nostra meraviglia o il nostro dubbio. Sul serio? Hai organizzato tutto questo solo per lei? Spesso l'espressione sul serio può essere accompagnata dal verbo fare sul serio, per dire impegnarsi veramente, non scherzare. Smettila di mettermi dubbi. Io faccio sul serio con questo nuovo lavoro. Oppure può essere accompagnata dal verbo prendere sul serio, che significa affrontare con grande serietà, professionalità, impegno, qualcosa o qualcuno. Prendevamo sul serio le nostre promesse, perciò non abbiamo mai deluso nessuno. Su due piedi si riferisce a un'azione fatta o a una decisione presa senza esitazione, all'improvviso, senza pensarci su. Ehi, come posso guardare film stranieri dal mio paese? Ogni volta ricevo la notifica: il contenuto non è disponibile nel tuo paese. Così su due piedi ti direi prova NordVPN. E cos'è? Uno strumento digitale che supera le georestrizioni e ti permette di guardare contenuti in lingua straniera anche se non sei fisicamente in quei paesi. Come funziona? È facilissimo. Devi solo avviare il programma, scegliere il paese in cui vorresti virtualmente trovarti e da quel momento potrai accedere a tutti i siti e i contenuti visibili solo in quel paese. Sembra comodo, ma è sicuro? È sicurissimo! Anzi, la VPN protegge anche i tuoi dati di navigazione, così che nessun criminale informatico possa rubarli o sfruttarli. Insomma, avrai una protezione totale. E quanto costa? Solo qualche euro al mese. È un affare. E se poi non dovesse piacermi? Puoi sempre sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. E dove posso trovarlo? Vai in descrizione. Lì troverai il link per iscriverti
E non dimenticare il codice coupon LERNAMO. Grazie! Grazie a NordVPN per aver sponsorizzato questo video. Su per giù. Questa espressione può essere utilizzata al posto di più o meno, all'incirca, pressappoco, quando stiamo indicando una quantità di cui però non siamo completamente sicuri. Viviamo in questa casa su per giù da 5 anni. Sul colpo. Possiamo utilizzare questa espressione per riferirci a un'azione che avviene immediatamente, all'improvviso, subito. È molto 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 comune con il verbo morire sul colpo, e significa appunto morire immediatamente dopo aver subito il colpo. Sembra che la vittima sia morta sul colpo. Non ha sofferto molto. Nero su bianco. È molto comune trovarla insieme al verbo mettere. Mettere qualcosa nero su bianco, che significa sia mettere qualcosa per iscritto, quindi scrivere in modo tale che nessuno possa contestare, opporsi a quello, quando abbiamo bisogno delle prove. Ma più in generale significa anche stabilire in modo definitivo qualcosa, però appunto letteralmente era associata alla scrittura, dove il nero era l'inchiostro e il bianco era la carta. Potremo collaborare insieme solo quando deciderai di mettere le cose nero su bianco. Altrimenti non mi fido. Sulla ventina, sulla trentina, sulla quarantina e così via fino a novantina. È un'espressione molto 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 comune utilizzata per riferirsi all'età di qualcuno, quando non la conosciamo esattamente, ma facciamo una supposizione. Se io dico una ragazza sulla ventina, voglio dire che non so esattamente quanti anni lei abbia, ma secondo me lei può avere da 20 a 29 anni. Mentre venivo qui, un uomo sulla quarantina mi ha chiesto che ora fosse. Su richiesta, questa espressione si utilizza per riferirsi a qualcosa di non obbligatorio, di facoltativo. Il pullman per Milano fa 5 fermate, più altre 3 solo su richiesta. Si fa solo se c'è una richiesta, solo se qualcuno lo desidera, altrimenti no. Si può dire che una cosa viene fatta solo su richiesta, o si può anche specificare, per esempio nella forma su richiesta di, indicando chi lo ha richiesto, che è un po' come dire a seguito della domanda di. È molto molto comune, soprattutto nel primo caso, per esempio nei business, nei negozi, nelle attività. Non so, una pasticceria realizza delle torte solo su richiesta. Sulle spine. Si utilizza quasi soltanto con 2 verbi: stare sulle spine o tenere sulle spine, che indicano proprio la direzione opposta. Stare sulle spine significa essere in uno stato di ansia, di forte preoccupazione, perché non si sa quello che succederà. Tenere sulle spine, invece, significa far rimanere qualcuno in quello stato. È l'opposto, insomma. Mi ha tenuto sulle spine per tutta la sera e poi finalmente mi ha rivelato il suo segreto. Sul filo del rasoio.
Anche questa espressione si trova quasi solamente con i verbi stare o essere, per indicare proprio la situazione, la condizione di qualcuno, e significa essere in una condizione rischiosa, una condizione di pericolo. Dopo tutto quello che hai fatto, per quanto mi riguarda, sei già sul filo del rasoio. Alla prossima ti sbatto fuori dalla squadra. Quante di queste espressioni già conoscevate? Quante ne avete imparate grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di scrivere dei bei commenti utilizzando queste nuove espressioni che avete imparato. Mi raccomando. Se invece volete imparare tutte quelle espressioni con la preposizione a, sapete cosa fare. Cliccate sul link che trovate in descrizione o qui in alto nella card, mi raccomando. Invece per tutte le altre lezioni di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamu.com. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace al video se vi è stato utile, condividetelo con chiunque voi vogliate. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Io vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!